Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Ho attivato un numero di telefono per le consulenze personalizzate, quindi se volete prenotare una consulenza con me, potete scrivermi un'email e trovate l'email nella descrizione qui sotto. Voi aprite la tendina e trovate la mail e anche il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio dell'oroscopo solare, dell'oroscopo lunare e dell'ascendente. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche per la seconda parte. Si è girata una carta? No. Tendenze energetiche generali per la seconda parte, ok, di maggio 2022. Abbiamo il mondo. Wow! Amici della bilancia, il mondo è una carta di compimento, è l'ultimo arcano dei tarocchi. Quindi parla della chiusura di un ciclo e giustamente quando si chiude un ciclo se ne inizia un altro nuovo. È una carta di abbondanza, è una carta che parla di successo, parla di riconoscimenti, parla, ripeto, di cicli che si chiudono. Può anche fare riferimento per certi versi a un karma, una situazione di tipo karmico che è giunta a compimento. La carta del mondo parla anche di bambini, quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento al concepimento di un figlio. E parla anche di qualche tipo di spostamento di tipo fisico, che può essere un trasferimento, un trasloco. Ecco appunto, abbiamo "È tempo di andare". Carta numero 45. Qualcuno è pronto per staccarsi da una relazione, una situazione, alcuni ideali, alcune aspettative. È tempo di partire, dicono. E l'altra carta è essere imparziali. Carta numero 38. Qui si tratta probabilmente di fare delle valutazioni e bisogna cercare di non farsi condizionare, magari da giudizi esterni, da pareri di persone che vi sono vicino. Dovete cercare di mettere le cose sul piatto della bilancia, come fa vedere la figura, e di trovare quello che è l'equilibrio giusto. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per questa seconda parte di maggio 2022 per gli amici della bilancia. Cominciamo con un cavaliere di bastoni. Cavaliere di bastoni parla di un'energia che è in arrivo o è arrivata per qualcuno, potrebbe essere una persona che appunto sta... Wow! Cavaliere di coppe e 8 di spade. Wow, qui sento che c'è un'energia, come vi dicevo, che sta arrivando, che è arrivata con il cavaliere di bastoni e probabilmente è arrivata per fare un'offerta, per fare una proposta, per, come vi posso dire, per proporvi qualche magari nuovo inizio, visto che abbiamo una carta del mondo, si parla di chiusura ciclo e inizio di un nuovo ciclo. O magari si parla di compimento in quanto sogno compiuto, magari era qualche cosa che voi desideravate. Abbiamo poi un 8 di coppe e un 6 di denari. Scusate, 8 di spade e 6 di denari. L'otto di spade parla di tutto quello che è il vostro movimento mentale, probabilmente per questa offerta ricevuta o che vi stanno per fare, insomma, se non l'avete ancora ricevuta. Ripeto, potrebbe anche essere una proposta di lavoro, qualcuno che magari arriva in modo, diciamo, inaspettato e che presupponga un trasferimento, un allontanamento, una partenza, ok? Abbiamo poi anche un 6 di
denari. Può essere che per qualcuno ci sia una situazione di tipo concreto, magari se si trattasse per esempio di un trasferimento da un punto di vista lavorativo, può essere che il compenso economico non sia poi così abbondante, ma sia proprio diciamo giusto, o forse anche un po' meno di quello che voi vi stavate aspettando. Diversamente parla di una sorta di equilibrio, o meglio detto di staticità, che c'è in questo tipo di situazione, in questo tipo di relazione anche. Lo sento come un equilibrio un po' forzato. Mm? E per certi versi può fare riferimento a qualcuno che dà più di quello che riceve, ok? Seguiamo poi con la carta della torre e qui sento che ci deve essere o ci sarà quello che è una rottura, quello che è una, mm, una distruzione, un restyling di quello che sono le vostre aspettative, le vostre credenze, le vostre certezze anche. La carta della torre normalmente parla di un crollo dell'ego, parla di un termine brusco comunque, no? Ed è per quello che probabilmente anche qui abbiamo la carta di è tempo di andare. Andiamo a vedere, ok, abbiamo un asso di spade e poi abbiamo un 4 di pentacoli. Quindi il 4 di spade, scusate, l'asso di spade può parlare di, sì, un nuovo inizio, visto che comunque abbiamo anche qui la carta del mondo, ma soprattutto, vedendo comunque che abbiamo la carta della torre prima, l'asso di spade permette di tagliare, cioè in questo periodo della lettura, sento che qualcuno taglierà con qualche tipo di sicurezza, taglierà quello, cambierà quello che è il proprio mondo, ok? Che comunque la carta della torre può rappresentare davvero quello che è la caduta dell'ego, magari ci si aspettava determinate cose o quello che era questa proposta, insomma, in un determinato modo e non è arrivata probabilmente come voi vi aspettavate. La stessa comunque finisce con un 4 di pentacoli. C'è qualcuno qui che ha una sorta di attaccamento a qualche tipo di materialità, a qualche tipo di sicurezza, a qualche tipo di magari anche ideologia o abitudine. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa ci parlano queste carte. Fatemi vedere il cavaliere di bastoni, per piacere, wow. 2 di coppe e 5 di pentacoli al contrario. Questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, un'unione magari appunto lavorativa, una collaborazione, un compromesso che comunque diciamo ha creato una sorta di delusione. Io credo che vi abbiano fatto una proposta che non era quella che vi aspettavate, però andiamo a vedere questo cavaliere di coppe è spiegato dalla carta del matto e da un asso di coppa al contrario. Guardate, il matto è un arcano numero 0. Parla comunque di nuovi inizi. Se il mondo era la fine, il compimento, la chiusura, il matto è proprio la chiusura del ciclo per iniziare un ciclo nuovo. Il problema è che abbiamo l'asso di coppe al contrario di fianco, quindi qui qualcuno sento che fa un po' fatica ad aprire il cuore. Ehm, È come se, perché giustamente la carta del matto rappresenta un'energia anche di impulsività, rappresenta anche un po' quella che è l'energia genuina o anche ingenua dei bambini. Quindi per qualcuno potrebbe essere la proposta di metter su famiglia, però lo sento per molte poche persone. Diciamo che qui è come se ci fosse stato questa ingenuità, questa impulsività probabilmente nel fare quest'offerta. Mi sono uscite anche altre 2 carte e sono il fante di spade al contrario e il 5 di bastoni al contrario. Ehm, Si parla di conflitti che possono essere interiori, possono essere conflitti, comunque sono conflitti diciamo per cose di poco conto. Però abbiamo questo fante di spade al contrario che mi parla per certi versi di quello che
è un'energia che controlla, quindi magari qui qualcuno fa questo tipo di offerta in un modo che a voi non piace perché vi sentireste più controllati così. Diciamo che non è il tipo di offerta che voi vi aspettavate. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Ok. Abbiamo un 4 di coppa al contrario e un 10 di bastoni al contrario. Allora, l'otto di spade, giustamente come vi dicevo prima, fa riferimento a quelle energie un po', quei pensieri, se vogliamo, un po' tossici. E io sento con queste due carte qui che c'è qualcuno che si sta aggrappando a qualche cosa del passato. Potrebbe essere questa sorta di delusione che vediamo qui, che c'è stata qui, quell'offerta che magari non arriva esattamente come si vuole. Andiamo avanti, vediamo il 6 di denari, per piacere e grazie. Abbiamo la temperanza, il 4 di bastoni, la carta della forza e la carta del 10 di denari. C'è qualcosa collegato alla famiglia qui, a un'unione, a una coppia. Io credo che qui si stia trattando di una relazione che però ha tanti alti e bassi. Diciamo che voi state proiettando un po' le vostre aspettative su questa relazione, vi state un po' attaccando delle cose magari scusate, che sono state dette, ok? Ma che poi alla fine non hanno trovato un nuovo inizio, non hanno trovato quello che è un risvolto pratico, ed è per quello che comunque avete tutti questi pensieri e non riuscite a lasciare andare il passato. E qui in effetti c'è la carta della forza, la carta del 10 di denari, che non lo so, è un po' come se vi dicessero, la sento come se qualcuno stesse cercando di star dentro ad una situazione per forza, ad una relazione per forza. Perché comunque guardando tutte queste carte, sono carte belle, però sono al centro della lettura, quindi è qualcosa che non è in equilibrio. Mm, Andiamo a vedere la torre. 8 di spade un'altra volta, l'eremita al contrario e il 6 di bastoni al contrario. Io sento che questa sorta di proposta che arriva non è la proposta che volevate voi, non è la proposta che vi aspettavate. È sempre quella proposta che resta un po' lì, buttata nell'aria. E qui avete l'eremita al contrario. L'eremita parla di partire per fare un viaggio. E qui avete la carta del è tempo di andare. Ed essendo l'eremita al contrario, che voi questo viaggio non lo volete fare adesso. Non state andando, se vogliamo, dentro voi stessi per conoscervi meglio. Guardate, con tutto questo, perché abbiamo il 6 di pentacoli, che è un 6, e il 4 è un 4, parla di stabilità, la temperanza anche qui parla di equilibrio, e qui avete la carta di essere imparziali. Qui sento che c'è qualcuno che sta facendo un lavoro mentale, tipo di chi è la responsabilità di fare che cosa, e in questo senso sento che c'è questo equilibrio da ristabilire. Andiamo a vedere l'asso di spade, andiamo a vedere che cosa bisogna tagliare. 7 di coppe, re di coppe e cavaliere di bastoni, al contrario. È come se dicessero tagliate le illusioni. Nel caso aveste più di una persona in questo momento,
queste due figure potrebbero rappresentare le due persone in questione, quindi si tratta qui di capire chi o quale delle relazioni è un'illusione e quale in realtà è una vera possibilità. Ripeto, unione o relazione che può essere sia romantico che lavorativo, anche se il taglio di questa lettura è più romantico. Andiamo a vedere il 4 di coppe, per piacere, grazie. Asso di bastoni, un altro asso, la sacerdotessa al contrario e l'imperatrice. Io credo che qualcuno qui si stia attaccando a una sorta di fisicità che c'è stata, probabilmente qualche cosa che è stato detto, ma guardate, avete comunque la sacerdotessa al contrario. Qui c'è qualcuno che non sta ascoltando la propria intuizione. Mm. E poi abbiamo questa imperatrice comunque che parla di abbondanza. C'è una sorta di attaccamento a una parte materiale, a una parte stabile di quello che è questa situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro messaggio vi vogliono dire. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i loro like, con i commenti, con le condivisioni e anche con le iscrizioni. E se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto di farlo. Wow, come sono saltate. Confronto, condizionamento, isolamento e partecipazione. 5 di spade, che mi sembra abbiate già avuto da qualche parte. Qua c'era il 5 di bastoni, no, e il 5 di pentacoli. Ecco, essere imparziali, e qui abbiamo il confronto, cioè mettere le giuste cose sulla bilancia. Cercate di essere equi, ok? Perché comunque avete la carta del condizionamento di fianco e la carta del condizionamento è l'arcano maggiore del diavolo nei tarocchi tradizionali e parla proprio appunto di quello che sono le tossicità e le vediamo anche qui nell'otto di spade, in tutti quelli che sono i pensieri tossici, pensieri circolari, quelli pessimisti. Quindi fate attenzione per certi versi al tipo di confronto che fate con i vostri pensieri, al tipo di proiezioni anche mi verrebbe che fate. Quello che è un po' nascosto è il vostro dolore. Io sento che molte persone stanno nascondendo questa sofferenza di cui ci parla il 3 di spade, che è un po' una sofferenza autoinflitta con questo 8 di di spade. Quindi è una sofferenza che si può sciogliere. E poi c'è la carta della partecipazione, che è un 4 di bastoni che avevate qui sotto. È una carta di unione, è una carta di associazioni. Quindi per certi versi è come se voi non foste ben coscienti che tutto quello, o magari lo siete coscienti ma non lo date a vedere, diciamo così, tutto quello che vi fa soffrire è inerente a questo gruppo, questa famiglia, ehm, questo intorno dentro il quale voi vi trovate, che non vi dà quel tipo di riconoscimento, magari non fa quel tipo di offerta che voi vi aspettavate. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere un consiglio a Stella Blu. Segui la luce della tua compassione interiore, la luce blu. Si dice che l'anima abbia, il colore dell'anima sia questo blu molto acceso, blu Savoia, lo chiamano blu reale. Ti illuminerà attraverso la tua anima, attraverso le tue emozioni, no, attraverso la tua anima. Ti guiderà verso la verità che risiede nella tua anima.
Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!